Agile può essere letto in due modi, può essere letto o come un generico aggettivo, cioè agile, anche in italiano, e è bello parlare di agile, è bello parlare di essere plasmabili e agili nella trasformazione che abbiamo del mercato e del resto. Ultimamente un grande figura nel settore ha detto che forse oltre che Agile dovremmo addirittura, non so se vi ricordate, i fantastici Barbapapà, oppure Terminator 2, oppure ancora altre figure di Star Trek, avevano la possibilità di cambiare forma. E quindi la nostra realtà oggi come oggi, in Italia, un po' in genere per il mondo, dovrebbe essere che le aziende possono essere in grado di cambiare continuamente la loro forma. Per fare cosa? Per poter essere a volte rigide, dure, dirette, no? Quasi come l'acciaio in alcune di queste figure, specialmente Terminator 2 in modo quasi anche inquietante, perché abbiamo bisogno di risolvere un problema velocemente e direttamente, senza avere una sovrastruttura complessa, e dall'altra invece abbiamo bisogno di essere molto più liquidi. L'altra parola, agile, come dicevo prima, che può avere due sensi, quello generale l'ho spiegato prima, l'altro particolare invece è detto non agile ma agile, e è qualcosa che viene dagli Stati Uniti, poi però si è diffuso un po' in tutto il mondo, e è un vero e proprio movimento culturale che nasce all'interno dell'IT, quindi nasce all'interno della tecnologia e poi si diffonde nel resto. È basato sulle idee di tanti innovatori della metà degli anni 90, quindi ormai ha parecchi anni, e viene concretizzato da un manifesto a partire dal febbraio del 2001, in cui ben 17 di questi guru si incontrano in uno ski resort a 3000 e passa metri di altezza, divertendosi, giocando, sciando, e nello stesso tempo cominciando a discutere di come poter creare un modo diverso di lavorare. E questo modo diverso di lavorare viene poi messo, diciamo, nero su bianco su un qualcosa che ci ricorda qualcosa tipico del secolo scorso, il concetto del manifesto. Come sia il manifesto artistico, il manifesto comunista, esiste il manifesto agile. Il manifesto è: noi vogliamo dire qualcosa al resto del mondo. Che cosa vogliono dire loro e noi? Vogliono dire non delle cose complicate e complesse, ma in realtà molto semplici e nello stesso momento molto difficili da portare avanti. Dicono: noi vorremmo 4 cose fondamentalmente. Prima di tutto noi vorremmo maggiore interazione e maggior interesse sugli individui stessi che non i processi e le trasformazioni. Noi vogliamo che, allora loro avevano scritto il software funzionante, oggi diremo dei prodotti che funzionano, dei prodotti validi, siano molto più importanti che non quantitativi di processi, documenti e altro. Vorremmo una cosa fondamentale, che è stata proprio il cuore dell'idea stessa dell'Agile: vorremmo la cooperazione tra chi pensa ai prodotti, quindi le persone di business, e chi le realizza, quindi gli sviluppatori. E l'ultima parte, fondamentale, molto spesso non capita: vorremmo far sì che possiamo seguire i cambiamenti piuttosto che seguire un piano rigido. Come vedete sono 4 formule, queste 4 formule sono state arricchite in quelle giornate stesse da 12 principi, quindi è come se si passasse dai valori a dei principi un pochino più specifici ma mai bloccanti, e è stato lasciato a ognuna delle discipline che concorrevano a creare questo ombrello chiamato Movimento Agile la realtà che è oggigiorno. E infatti la bellezza è che oggigiorno uno non può parlare di un'unica metodologia, ma saranno 20-30 le metodologie che afferiscono a questo. Anzi, oggi come oggi nascono nuove metodologie come l'E Startup Management 3.0 e altre che partono da queste e l'arricchiscono. Essenzialmente è un fatto culturale, oppure detta all'inglese is a mindset, è un mindset, non è un processo, non è un qualcosa che tu puoi prendere e lo copi, ma è qualcosa che tu hai bisogno di fare tuo interiormente. E proprio richiudo con il primo valore, individui e interazione, vuol dire che il fuoco non è più sui processi ma è sugli esseri umani. Che al centro delle aziende non ci sono i manager, non ci sono i processi, ma c'è il cliente finale. Quindi tutta l'azienda deve ruotare attorno al valore, al cliente finale.
Come può fare questa trasformazione? Cambiando tutta se stessa, guardandosi in un grande specchio che è dato dalle metodologie agile e cominciando a dire: caspita, tutto ciò che stiamo facendo da una marea di tempo è esattamente il contrario, è una cosa che non ci fa capire quali sono i bisogni reali del cliente finale, sono processi che abbiamo stratificato noi, è come se fosse un problema, fatemi usare una parola forte, un cancro, cioè è come se fosse abbiamo creato dei processi cancerogeni sbagliati che hanno generato delle aziende completamente errate, che pesano tantissimo, che costano tantissimo e che producono pochissimo. Invece l'idea è: creiamo delle cose in cui le persone sono coinvolte. Vi faccio un esempio e penso che con questo posso concludere. Prendo una società che mi sta molto simpatica, li conosco di persona e ne sono addirittura in vari modi collegato, si chiama Spotify. Spotify è un'azienda totalmente agile, nata dopo che già l'agile esisteva, e che cosa ha nel suo DNA? Noi siamo totalmente interessati al cliente finale. Questo cliente finale per loro essenzialmente sono 2-3. Il primo cliente finale è l'utente finale che vorrà avere la musica nel suo dispositivo, il secondo cliente finale è il musicista, e la cosa interessante per Fabio Armani è che io, essendo un musicista, sono tutte e due queste figure per loro, e la terza realtà è invece il fatto di essere un'etichetta musicale, o guarda caso Fabio Armani ha anche un'etichetta musicale. Quindi ci sono 3 legami, il quarto legame con loro è che ci conosciamo e parliamo di agile, e Spotify è una struttura totalmente liquida, con team molto leggeri, agili, orientati a soddisfare continuamente i bisogni dell'utente finale, a realizzare un'applicazione, un contesto, un'infrastruttura che cambia velocissima, che continuamente si trasforma, migliora e diventa sempre più un generatore di valore per chi? Per tutti, per chi vuole avere i soldi finali, per Spotify stessa e per le altre realtà. Coinvolgendoci, io vengo continuamente coinvolto da loro in decisioni e altro, usando una metodologia molto semplice. Se voi andate dentro Spotify, li andate a intervistare e gli chiedete: ehi ragazzi, ma voi che metodologia utilizzate? Loro non vi dicono Scrum o altre che sono alcune delle metodologie agile, ma dicono la nostra, e tu pensi: ah sì, forse è la metodologia di Spotify. Invece loro stanno dicendo: no, la nostra del team, per esempio Thor, e noi dell'altro team ne abbiamo un'altra completamente diversa, perché un'azienda così moderna è come se fosse un grande artista, non è che per forza quello dipinge solo con il pennello copiando ancora un altro vecchio artista e farà sempre la stessa cosa. Se è un vero artista sarà in grado di esporsi e di esprimersi tirando fuori sempre valore. Quindi richiudo: per produrre valore queste aziende hanno bisogno di rivedere completamente loro stesse, di mettere la persona e l'utente finale al centro del loro universo e di cambiare metodi e altro con quello che io chiamo, come fosse la valigetta, avete presente Mary Poppins, con dentro tutti i tool che loro possono servire. E allora un tool è per esempio DAD, un altro tool è Safe, che sono i vari framework o altre realtà che possiamo utilizzare.